Il settore del ciclismo è sull'orlo del collasso. Da mesi un'ombra oscura si è allungata sull'industria che fino a poco tempo fa sembrava inarrestabile. La bolla speculativa esplosa violentemente dopo la pandemia ha trascinato con sé tutto. Le catene di montaggio che non si fermavano mai, ora quelle stesse catene sono soffocate da sovrapproduzione insostenibile. I magazzini sono pieni fino a scoppiare, mentre i costi lievitano e la domanda crolla, lasciando intere aziende in ginocchio. I colossi del settore si dibattono disperatamente offrendo sconti selvaggi, ma per molti è già troppo tardi. Le serrande calano una dopo l'altra, la crisi è inarrestabile e la situazione rimane critica. Prima di iniziare vorrei chiedervi di iscrivervi al canale, a voi non costa nulla, mentre a noi dà la possibilità di portare contenuti sempre più interessanti. Chi mi segue da un po' sa che io sono particolarmente legato al marchio Rocky Mountain. Nel 2017 ho preso una Altitude e nel 2021 sono passato alla Instinct. Due super mountain bike da All Mountain che mi stanno dando tuttora belle soddisfazioni. La notizia della ristrutturazione di Rocky Mountain ha scosso il mondo del ciclismo. L'aumento dei costi, le difficoltà della catena di approvvigionamento e il calo della domanda, fattori che hanno messo in crisi molti produttori, hanno costretto a questo storico marchio canadese a rivedere la propria strategia. Nonostante la preoccupazione, Rocky Mountain non è ancora tecnicamente in stato di insolvenza. La società ha scelto di ricorrere alla procedura di credito CCAA, un meccanismo legale canadese che consente alle aziende in difficoltà di presentare un piano di ristrutturazione per mantenere le operazioni commerciali attive mentre cercano di riorganizzarsi finanziariamente. Tuttavia il futuro dell'azienda rimane incerto. Il ridimensionamento del personale, la revisione delle sponsorizzazioni e l'adattamento della produzione alle nuove esigenze del mercato sono solo alcune delle sfide che l'azienda dovrà affrontare. La capacità di Rocky Mountain di superare questa fase critica sarà determinante per il suo futuro e per l'intero settore. La notizia della crisi finanziaria del produttore austriaco di motociclette KTM potrebbe sembrare di scarso interesse per il settore delle biciclette, considerando che la divisione biciclette di KTM è un'entità separata e non ha alcuna relazione diretta con la casa motociclistica. In effetti le due aziende non appartengono nemmeno allo stesso gruppo. Tuttavia le recenti mosse di PRR Mobility, che detiene KTM e il marchio Husqvarna, stanno facendo molto parlare perché l'azienda ha intrapreso misure inusuali per ristrutturare le proprie finanze. A causa delle difficoltà finanziarie di KTM, la casa motociclistica ha adottato una soluzione creativa per alleggerire i costi e migliorare la situazione economica. PRR ha deciso di regalare 11.000 biciclette elettriche Husqvarna ai propri dipendenti. Con questa mossa ogni lavoratore KTM riceverà in media quasi 3 biciclette elettriche, un gesto che appare tanto simbolico quanto pratico in un momento di crisi. Questa mossa è stata adottata principalmente come compensazione per il mancato pagamento di alcune retribuzioni, offrendo ai dipendenti un valore tangibile in cambio dei sacrifici economici. Il marchio svizzero di e-bike Flyer, dopo aver annunciato la chiusura dello stabilimento di Huttwil in Svizzera, ha trovato una nuova casa produttiva in Germania dove la manodopera è meno costosa. Questa mossa strategica permette a Flyer di continuare a produrre e affrontare le sfide di un mercato in difficoltà. Simplon rinasce. Dopo un periodo di turbolenze, Simplon è pronta a riacquistare il suo posto di rilievo nel panorama delle biciclette di qualità. Grazie all'arrivo di Soul Capital come nuovo proprietario, l'azienda austriaca ha avviato un ambizioso progetto di rilancio che punta a consolidare la produzione locale e a rafforzare la propria presenza sui mercati internazionali. L'investimento di Soul Capital rappresenta una scommessa sul potenziale di un marchio storico e amato dagli appassionati di ciclismo. Con un piano industriale solido e un'iniezione di liquidità significativa, Simplon potrà innovare la propria offerta, migliorare l'efficienza produttiva e ampliare la gamma di prodotti. Santa Cruz e Cervelo chiudono gli stabilimenti in Germania per ottimizzare i costi.
Questa decisione, seppur dolorosa per i dipendenti, rientra in una strategia più ampia volta a ottimizzare i costi e centralizzare la produzione nello stabilimento di Hempstead. La scelta di concentrare tutte le attività produttive in un unico sito più grande e moderno permetterà a Pon Group di migliorare l'efficienza operativa, ridurre i costi di gestione e rispondere in modo più flessibile alle esigenze del mercato. Inoltre questa decisione consentirà di standardizzare i processi produttivi e di garantire una qualità ancora più elevata dei prodotti. Gravi perdite per Giant e Merida. I due giganti taiwanesi delle biciclette stanno registrando perdite significative a causa della crisi globale, con una riduzione della domanda che ha pesato fortemente sui bilanci 2024. Nonostante le difficoltà economiche, Giant rimane focalizzata su innovazioni del prodotto e sulla focalizzazione delle sue posizioni di mercato. L'azienda sta continuando a investire in nuove tecnologie e modelli, in particolare nel campo delle e-bike e delle biciclette da corsa, aree che stanno ancora registrando una certa crescita, anche se meno esplosiva rispetto ai periodi precedenti. La crisi colpisce anche i piccoli produttori. Il marchio finlandese Paul Bicycle, noto per le sue mountain bike innovative e performanti, ha dichiarato bancarotta. Questa notizia conferma come la crisi che sta attraversando il settore ciclistico stia mettendo in difficoltà anche i piccoli produttori indipendenti. La combinazione di una domanda in calo, l'aumento dei costi delle materie prime e la difficoltà nel reperire i componenti necessari ha reso impossibile per Paul Bike far fronte alle crescenti difficoltà finanziarie. La chiusura di questo marchio rappresenta una perdita per tutti gli appassionati di mountain bike che apprezzavano la sua filosofia e i suoi prodotti di nicchia. Hi-Bike fallisce. Hi-Bike, uno dei maggiori rivenditori online tedeschi, da non confondere con Hi-Bike, il marchio di bici, ha presentato istanza di fallimento. La saturazione del mercato, l'aumento dei costi e la difficoltà a gestire le scorte in eccesso sono solo alcune delle sfide che hanno portato all'insolvenza. Il caso di Hi-Bike evidenzia la fragilità di un modello di business basato sulla crescita continua e sulla specializzazione in un singolo mercato. Oltre alla rivoluzione delle vendite e alla competizione crescente, Hi-Bike ha dovuto affrontare anche problemi legati ai costi operativi e logistici. I costi dei trasporti sono aumentati significativamente negli ultimi anni e la gestione delle scorte in eccesso ha reso difficile per molte aziende del settore mantenere un equilibrio finanziario. Decathlon invece espande la propria rete. Contrariamente alla tendenza generale, Decathlon continua a investire nell'espansione, con un'apertura di 60 negozi in Europa entro il 2025, puntando soprattutto sulla vendita di biciclette e attrezzature outdoor. Decathlon è già presente in Italia con grandi negozi multisport che variano da 1800 a 8000 metri quadrati, dove i clienti possono trovare una vasta gamma di prodotti sportivi. Tuttavia, la strategia per il futuro prevede l'apertura di nuovi punti vendita di dimensioni più contenute, tra i 500 e i 1500 metri quadrati, pensati per essere collocati in centri commerciali e zone pedonali di città popolari. Questa mossa si inserisce in una tendenza più ampia che vede l'azienda cercare di raggiungere un pubblico più ampio attraverso formati più accessibili e concentrati sulle esigenze locali. Il futuro del settore ciclistico rimane incerto. Le aziende più grandi come Decathlon continuano a investire cercando di approfittare della debolezza dei concorrenti, mentre molti produttori più piccoli e rivenditori sono costretti a chiudere o a ristrutturarsi profondamente. Il ritorno a una stabilità economica nel settore potrebbe richiedere più tempo del previsto. Questa situazione solleva interrogativi sul futuro del settore ciclistico. La crisi che sta attraversando il settore potrebbe portare a una riorganizzazione del mercato con l'uscita di scena di alcuni marchi storici e l'emergere di nuovi attori. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti. E con questo è tutto, vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!